Benvenuti sul mio canale Luana Dolci Riflessi. Oggi un tutorial meraviglioso, uno scialle con dei punti luce con delle micro paillette. Poi ve le faccio vedere bene da vicino, ma veramente scintillano. Mi piace tantissimo. Allora, è uno scialle dove non ha una grande lunghezza, è abbastanza grande, semplicemente con 4 gomitoli, ma diciamo che è 57 centimetri di lunghezza, ma di larghezza arriva fino quasi a 1,70 m. Insomma, è veramente molto bello, anche perché spesso i scialli sono abbastanza con la punta molto lunga, invece questo ha diciamo, un triangolo abbastanza contenuto, ma lo prende più che altro in larghezza, per cui per questo periodo è fantastico, anche con questo filato veramente molto bello che poi andiamo a vedere. Vi faccio vedere da vicino, diciamo il colore è leggermente, ecco, più scuro così, e ho inserito un filato veramente scintillante che andremo a vedere. Il punto è facile da memorizzare, diciamo che è un punto ananas, punto pigna, veramente molto stilizzato, ecco. Lo scialle ovviamente va ancora lavato e bloccato, per cui il punto si distenderà ancora di più, prenderà sicuramente un pochino più di lunghezza e larghezza, ma è veramente molto bello, ci avvolge bene per l'estate e per la primavera, è veramente molto indicato, ma anche per l'autunno, per un vestito abbastanza scollato, oppure che vogliamo metterlo per una sera che sentiamo un pochino più di fresco, questo è veramente ideale anche per una serata veramente speciale con questi punti luce. Andiamo a vedere i punti luce da vicino. Il filato scelto per questo progetto è Atena. Sono 100% seta, 130 metri, 50 grammi a gomitolo. Consigliano i ferri dal 4 al 5 all'uncinetto, dal 3,5 4. Vi faccio vedere da vicino la torsione di questo filato. Un altro filato che ho scelto per unire insieme a Atena, perché andiamo a lavorarlo insieme, è lo Spark Lurex Argento, sono 100 grammi a rocca. Ha una micro paillette, come vedete, piccolissima. Sono 100% poliestere, ha la lunghezza di 780 metri, consigliano i ferri 3, 3,5, uncinetto dal 2,5 al 4. Iniziamo il nostro scialle con un cerchio magico. Prendo il filo e realizzo una catenella. La seconda e la terza catenella. Adesso vado a realizzare una seconda maglia alta e vado a chiudere una catenella, una maglia alta, una catenella e una maglia alta e chiudo. Di nuovo una catenella. Adesso vado a chiudere 2 maglie insieme, qui prendo il filo, entro dentro al cerchio e lascio in sospeso la maglia alta, riprendo di nuovo il filo e vado a chiudere tutte le asoline e abbiamo concluso il nostro primo passaggio. Adesso vado a chiudere il cerchio e tiro, poi con un ago vado a passarlo più volte per fissare. Adesso mi alzo di 1, 2, 3 e 4, volto il lavoro, maglia altissima, prendo il filo, entro sotto alla maglia che abbiamo lavorato in precedenza
e lavoro una maglia altissima, catenella. Ora qui dove abbiamo realizzato il punto a V c'è una catenella, vado a realizzare una maglia alta e una catenella, maglia alta, catenella, di nuovo maglia alta, ne dobbiamo realizzare 5 di maglie alte, una catenella, questa è la quarta, catenella e questa è l'ultima maglia alta da eseguire. Adesso catenella, andiamo sull'ultima maglia che abbiamo realizzato in questo punto e vado a realizzare 2 maglie altissime chiuse insieme, per cui prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado a chiudere e lascio in sospeso dopo lavorato le 2 asoline, di nuovo il filo sull'uncinetto, passo su 2 e chiudo e abbiamo concluso anche questa riga. Adesso mi alzo sempre di 4, 1 2 3 e 4, volto il lavoro, lavorare una maglia altissima in questo modo, prendo bene il filo, lavoro su 2 e la vado a chiudere con le catenelle in questo modo. Adesso ancora una maglia altissima, per cui le prime 2 che abbiamo lavorato sono semplicemente delle maglie che abbiamo lavorato insieme in questo punto. Adesso andiamo a lavorare 5 catenelle. Allora, prima, seconda, terza, quarta, quinta, abbiamo lavorato 1 2 3 4 e 5. Vado, vedete qui che abbiamo fatto questo ventaglio con le maglie insomma alte e le catenelle. Io entro nell'ultima dove c'è proprio la catenella e realizzo una maglia bassa e lavoro 3 catenelle, poi vado sul punto successivo dove c'è la catenella, maglia bassa e di nuovo 3 catenelle e maglia bassa e ancora 3 catenelle fino ad ultimare questo passaggio, che è questo, cui ci troviamo 3 archetti, 1 2 e 3, di nuovo 5 catenelle, 4 e 5. Realizzate le 5 catenelle, vado a lavorare una maglia altissima proprio qui dove sono insieme, vedete qui questo punto, l'ultimo, vado a lavorare una maglia altissima e poi devo andare a chiudere con 2 maglie altissime chiuse insieme, per cui lavoro 2 volte il filo sull'uncinetto, passo su 2 asoline, 2 volte il filo sull'uncinetto, passo su 2 asoline e poi vado a completare e abbiamo chiuso anche questa riga. Adesso vado ad alzarmi di 3 catenelle perché corrisponde a una maglia alta, giro il lavoro e lavoro una maglia alta. Una catenella. Adesso su questo punto della maglia altissima, questo successivo, vado a lavorare una maglia alta, una catenella e una maglia alta proprio in questo punto. Ora ci sono le catenelle da eseguire che sono 1 2 3 4 e 5. Ci sono gli archetti, vado a lavorare gli archetti entrando dentro nell'archetto con maglia bassa, sempre le 3 catenelle, 2 e 3, vado sul punto successivo, maglia bassa e 1 2 e 3, archetto successivo e vado a chiudere, vedete, semplicissimo. Di nuovo 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Ci troviamo
sempre alla parte della chiusura. Per chiudere vado sul primo punto di maglia altissima, vedete questa, vado a lavorare la maglia alta, la catenella e la maglia alta sullo stesso punto, qui di nuovo catenella e 2 maglie alte chiuse insieme, per cui entro sull'ultimo punto, che sono questi che sono chiusi insieme, le 2 maglie altissime sottostanti, lascio in sospeso, prendo il punto successivo, lascio in sospeso, prendo il filo e vado a chiudere e abbiamo concluso. Ora facciamo un'altra sequenza. Adesso la sequenza successiva sono delle maglie altissime, per cui vado a realizzare 1, 2, 3 e 4 maglie altissima sempre sullo stesso punto, è come se fossero chiuse insieme, per cui vado a chiudere insieme, perché il punto è questo. Adesso catenella, dobbiamo riniziare, diciamo, da capo, dalla parte, questa parte qui che abbiamo realizzato il ventaglione veramente molto grande. Allora andiamo a lavorare in quel punto. Dove andiamo a lavorare? Al primo punto a V, che vediamo che è questo, quello è il primo punto a V. Allora adesso noi entriamo lì e facciamo le 5 maglie alte con la catenella di separazione, per cui la prima maglia alta, catenella, seconda maglia alta e facciamo di nuovo la catenella, terza, catenella, quarta, catenella e punto successivo. Ecco qui, e abbiamo fatto il nostro ventaglio. Lo dobbiamo chiudere però la parte centrale, no? Per cui sempre andiamo a fare le catenelle, però questa volta ne sono 4, 1, 2, 3 e 4. Vado dove ci sono gli archetti, entro dentro, per cui maglia bassa e 1, 2 e 3, archetto e vado a chiudere e abbiamo concluso, diciamo, la parte degli archetti. Adesso dobbiamo andare avanti e fare di nuovo il nostro ventaglio, per cui vado a realizzare sempre 4 catenelle come le abbiamo realizzate prima, prendo bene il filo, uno, 2, 3 e 4, vado dove c'è il ventaglio e comunque vado a lavorare prima maglia alta, catenella, sempre la sequenza delle 5 con una catenella di separazione. E questa è l'ultima, e l'ultimo del ventaglio. Ora dobbiamo chiudere. Per chiudere vado a realizzare una catenella e vado a chiudere come abbiamo aperto, per cui 2 maglie altissime chiuse insieme, entro sul punto ultimo, lascio in sospeso e ancora 2 volte filo sull'uncinetto perché è una maglia altissima e vado a chiudere e abbiamo concluso. Ora dobbiamo di nuovo fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e volto il lavoro. Andiamo a lavorare una maglia altissima, ovviamente facendo le 4 catenelle è come se fossero chiuse insieme, per cui vado proprio in quella sottostante di maglia e vado a chiudere. Questa è chiusa insieme, ve lo ricordo sempre. E adesso realizziamo una maglia altissima in questo modo. Ora iniziamo da capo con le 5 catenelle. Ovviamente il punto si ripete, ma ovviamente abbiamo più sequenze da lavorare. Abbiamo 5 catenelle, vado dove c'è l'archetto e quello che abbiamo fatto in questo punto lo facciamo qui. Cosa facciamo? Entriamo nella catenella
e andiamo a lavorare una maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa per ogni, vedete, archetto che incontriamo, per cui secondo e terzo, e 1, 2 e 3, e vado a chiudere. In totale sono 3 archetti, per cui facciamo di nuovo le catenelle. Adesso dobbiamo fare come una chiusura, no, del nostro punto ananas. Abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Questa è l'ultima. Adesso noi ci troviamo proprio qui al centro del nostro punto, entro e realizzo una maglia. Adesso che abbiamo realizzato le 5 catenelle, prendo il filo, entro proprio al centro e realizzo una maglia alta in questo modo. E adesso 1, 2, 3, 4 e 5. Questa è la conclusione del punto ananas che abbiamo centrale. Adesso rifacciamo la stessa sequenza qui dove abbiamo le maglie alte. 1, 2 e 3, entro sotto al punto, 1, 2 e 3, sempre maglia bassa, e 1, 2 e 3, e vado a chiudere. Adesso facciamo di nuovo 1, 2, 3, 4 e 5. Vado a chiudere sempre come abbiamo aperto, per cui una maglia altissima sul punto centrale qui e poi 2 maglie altissime chiuse insieme. Qua abbiamo in sospeso, prendo il filo 2 volte e vado a chiudere le maglie altissime in questo modo. Io vi faccio vedere ancora la sequenza successiva, che poi sarebbe proprio l'inizio, che è questa, dove c'è il punto a V, per cui del punto a V noi dobbiamo andare a lavorare di nuovo le maglie alte. Cosa facciamo? 2 maglie alte chiuse insieme, per cui facciamo 3 catenelle e una maglia alta sullo stesso punto e abbiamo chiuso. Per cui, come abbiamo fatto nel passaggio precedente con il punto a V, dobbiamo realizzare una catenella in questo modo. Io faccio attenzione all'inizio e alla fine, in maniera che non ci può essere uno sbaglio. Allora adesso vado a lavorare un punto a V proprio dove c'è la maglia alta, la maglia altissima, per cui non ci possiamo sbagliare, a un punto di riferimento. Entro e vado a lavorare una maglia alta, catenella e maglia alta. Qui stiamo ripetendo una sequenza che già abbiamo fatto. Adesso dobbiamo fare ancora le 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Qui abbiamo gli archetti, come abbiamo visto prima, dobbiamo entrare dentro e lavorare una maglia bassa, le 3 catenelle e una maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa, di nuovo 5, 1, 2, 3, 4 e 5, e abbiamo 5 maglie, abbiamo 5 catenelle. Ora ci troviamo qui dove abbiamo realizzato la maglia alta, dobbiamo realizzare il punto a V, perché stiamo facendo il punto a V, per cui in questo caso entro nella maglia alta e vado a realizzare il punto a V, per cui catenella e di nuovo maglia alta sullo stesso punto che stiamo lavorando. Ecco qui, e vado di nuovo alla stessa sequenza. La stessa sequenza sono 5 catenelle di nuovo e vado a lavorare gli archetti. L'archetto lo lavoro maglia bassa, 1, 2 e 3, maglia bassa, 1, 2
e 3 maglia bassa. In questo caso adesso dobbiamo avere la conclusione di nuovo della riga, per cui andiamo a lavorare di nuovo 5 catenelle e 5 nella prima maglia altissima. Lavoro il punto a V con una catenella di separazione, per cui abbiamo una maglia alta, una catenella e una maglia alta, e come abbiamo realizzato all'inizio facciamo una catenella e andiamo a chiudere con 2 maglie chiuse insieme alte, per cui lascio in sospeso e vado a chiudere. Allora, e questa è la sequenza. Come vedete è un punto semplicissimo, molto non complicato, ma nello stesso tempo il filato gli rende veramente una morbidezza. Allora proseguiamo fino ad arrivare a una larghezza che ci interessa, e ora vi dico i punti di riferimento da dove riniziare e ripetere il punto. La sequenza che dobbiamo andare a ripetere togliendo l'anello magico, ovviamente noi andiamo a lavorare, questo è il punto a V, per cui 1 2, abbiamo poi gli archetti 3 4 e 5, ritorna il punto a V. Diciamo dalla quinta possiamo andare a ripetere sempre lo stesso punto. Sono pochissime righe da ripetere, perché sono una col punto a V, 2 con le maglie alte, abbiamo archetto archetto archetto, poi abbiamo una maglia alta, e si ripete, per cui sono 1 2 3 4 5 6, e poi si ripete completamente il tutto. È facilissimo e facile anche da memorizzare. Il tutorial è terminato. Allora mi sono, diciamo, alzata fino a 57 cm, avete all'incirca 1,70 m di larghezza. Il tutorial veramente è facile da memorizzare. Ecco, questa è la parte laterale, come vedete, facilissimo, e si lavora bene, perché diciamo che i punti si memorizzano con molta facilità, non occorre veramente lo schema, è facile di esecuzione. Poi ricordiamoci che questo ancora va lavato e bloccato, e il punto si apre ancora di più. Veramente uno scialle bellissimo, con questo filato, un seta 100%, e con questi punti luce con dei micro paillette, veramente lo rende particolare. Peccato che non riesco a farvi vedere proprio le micro paillette, ma vi dico che vedendolo dal vivo luccica dei punti luce bellissimi. Allora, il tutorial è terminato, è super semplice, ve lo ricordo ancora. Non dimenticate di iscrivervi al canale, così non perdete tutti i tutorial che stanno per arrivare, e poi vi lascio tutte le indicazioni sotto del filato, basta andare sull'info sotto. Potete iscrivervi anche su Instagram o sul gruppo, in maniera di poter condividere insieme la nostra passione. Allora io vi saluto e ci vediamo ai prossimi tutorial. Baci!